Ora vediamo come funziona il componente random. Il componente random serve a prelevare da un elenco di numeri casuali. Lo troviamo in set, sequenza, random. Nella sua normale modalità di lavoro vediamo che gli input che lui vuole sono un range, cioè un dominio entro il quale andare a pescare questi numeri. Qui vediamo quanti numeri lui deve pescare all'interno di questo dominio e qui il seed sarebbe diciamo, una modalità con la quale lui va a pescare questi numeri. Per vedere che cosa fa questo componente andiamo nella sezione parametri input e andiamo a prendere un panel e lo colleghiamo a questo elemento. Vediamo che lui va a pescare un numero che sarebbe 0,77 che è compreso tra 0 e 1 ed è un solo numero. Quindi se io volessi che lui pesca un numero di punti maggiori, vado a creare un number slider, gli do un numero naturale che va da 1 a 10, collego questo number slider a questi elementi. Man mano che vada ad aumentare questi, quindi lui in questo caso sta prendendo tre numeri casuali all'interno di questo range che va da 0 a 1. Se invece voglio cambiare il range entro il quale lui può andare a prendere questi elementi, come abbiamo visto prima, io devo creare un dominio, quindi un construct domain, però ci sono più. Quando prendiamo, diciamo, questi elementi, dobbiamo fare attenzione a quale di questi andiamo a prendere, perché ci sono più elementi dominio. Allora colleghiamo questo dominio a questo range, creiamo altri due number slider, quindi CTRL C, CTRL V e ancora CTRL V. E quindi diciamo che vogliamo un dominio che per esempio va da 1 a 5. Quindi lui in questo caso sta prendendo dei numeri che vanno da 1 a 5, tre numeri presi a casaccio che vanno da 1 a 5, un po' come se io pescassi dei numeri a casaccio da un sacchetto. L'utilità di questo comando può essere appunto quello di creare delle forme, eh, diciamo secondo, diciamo con dei parametri non decisi da noi, ma decisi direttamente dal sistema. Cioè se io ad esempio vado in vettori non curve, primitive, cerchio e vado a prendere questo cerchio. Lui inizialmente mi crea un solo cerchio, ma se io gli dico che il raggio invece di essere un unico valore numerico è legato appunto ad un random, vedete qui che compaiono tre cerchi che hanno tre diametri random, cioè che non ho deciso io. Più vado ad aumentare il numero di elementi, vedete che aumentano all'interno della lista e sono sempre numeri casuali compresi tra 1 e il valore, quindi il valore del dominio che andiamo a inserire qui dentro.